Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine o Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere come sarà questo mese di aprile 2025 per te. Nella prima parte andiamo a vedere quali sono i dettami della tua anima che vuole conseguire in questo mese. Con i tarocchi andiamo a vedere quali sono gli eventi che accadranno per conseguire quegli obiettivi, poi andremo a vedere l'amore e al finale ti darò il rituale della buona riuscita. Allora, partiamo con gli oracoli degli angeli, Vergine, aprile 2025. Vergine, aprile 2025. Vediamo. Moltiplicazione. Abbondanza, angelo Omael. Attraverso la pazienza superi ogni dolore, afflizione e difficoltà. Il tuo angelo ti solleva dai dolori. Si apre nel tuo cuore l'opportunità di sperimentare la gioia. E io ti faccio un applauso. Moltiplicazione, cioè mi superi molte cose. Ti fai alleato ogni tipo di emozione, ti fai alleata il dolore, ti fai alleato qualsiasi tipo di circostanza che la tua mente ha potuto giudicare negativa o può giudicare negativa, ti fai alleata l'emozione e questo moltiplica gli effetti benefici, perché non è quello che ci fa male o che ci fa ammalare, non è l'evento in sé, ma è il giudizio che diamo all'evento che ci fa male o ci fa ammalare. Quindi è come se tu avessi fatto un grande lavoro su di te, o farai un lavoro su di te in questo mese, di inclusione, uketamo, 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 moltiplicando gli effetti benefici dell'evento. Cioè, allora, gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, come vi insegno sempre, non hanno bisogno di chiedere il permesso per arrivare. Sono dei, sono immortali. Quindi l'evento che ti deve arrivare arriva, qualsiasi evento sia, soltanto che succede? Che cambia l'effetto, dandoti un effetto benefico, moltiplicando gli effetti benefici. Si apre nel tuo cuore l'opportunità di sperimentare la gioia. Poi è tutta verde questa carta, bellissima, il quarto chakra. C'è quest'angelo fata che ha in mano una pianta rigogliosa. Sì, sperimenterai una cosa importante in questo mese, su cui stavi lavorando da tempo, l'inclusione delle emozioni che ti dà la possibilità di sperimentare effetti benefici e anche moltiplicare gli effetti nella realtà fattiva, gli effetti di questa abbondanza spirituale nella realtà fattiva. Bellissimo. Vediamo da quale carta del drago immaginale è accompagnata. Vergine, aprile 2025. La moltiplicazione. Bellissima questa carta, mi piace proprio dirlo, moltiplicazione. Vediamo, carta del drago immaginale su questa moltiplicazione, su questa apertura della gioia. Marte, addirittura avrai una forza guerriera incredibile. Questa carta è molto potente e ha a che fare col trasmutare le tue emozioni negative, che la tua mente giudica negative, in forze, in potenziali. Hai l'appoggio di Marte per trasformare le cose in potenziali e benefici effetti. È il dio della guerra e anche dell'impeto guerriero. Vediamo un po', ti leggo questa carta perché è potentissima, è uscita soltanto un altro segno questa carta, non mi sto ricordando quale. Ok, 27. Eccola qui, Marte. Allora, sono il guerriero, sono tuono e fulmine, tempesta, pioggia, primavera, giovinezza e fertilità. Sono la forza del combattimento e della resilienza. Sono la potenza e il compimento dell'opera. Sono colui che protegge e colui che attacca. Vediamo cosa ti dice questa carta sul responso del drago. La vita non è lo sforzo di resistere nella tempesta,
ma la gioia di danzare nella pioggia. In questa frase si racchiude il segreto della resilienza, la capacità di resistere alle difficoltà della vita senza perdere fede, positività e capacità di amare. In presenza di questa carta devi fare ricorso alle tue capacità di trasformare gli ostacoli, i disagi, i disturbi, i problemi in opportunità per raggiungere più alti traguardi. Le cose non vanno come vorresti perché ti sei posta un obiettivo troppo piccolo. La tua anima, che ti parla per immagini, che sono gli eventi della tua vita che accadono, queste immagini, ti sta richiamando a traguardi più elevati che le permettono di realizzare la missione per la quale essa si è manifestata. Accogli la sfida e alza lo sguardo. Accipicchia. Allora, è molto chiaro quello che dice questa carta unita alla carta della moltiplicazione. Allora, quando incontriamo tanti ostacoli per seguire un cammino o ci prefiguriamo di raggiungere degli obiettivi e incontriamo tanti di quegli ostacoli, la maggior parte delle volte ti sta dicendo questa carta è perché il tuo obiettivo è piccolo. Noi abbiamo perduto la capacità di immaginare perché abbiamo una mente razionale che ti dice no, questo non è possibile, è troppo. Questa carta ti dice di osare, invece. Allora, dovete sapere che gli obiettivi dell'anima non hanno tanto a che vedere con gli obiettivi materiali che tu vuoi raggiungere su questa terra. O meglio, ti spiego. Gli obiettivi dell'anima, quelli che abbiamo, voglio avere questo posto di lavoro, voglio avere quell'amore lì, o voglio, non lo so, avere quella casa, o voglio, mi spiego, questi obiettivi sono obiettivi intermedi. Ciò non significa che siano meno importanti degli obiettivi dell'anima. Gli obiettivi intermedi che tu hai sono funzionali affinché la tua anima possa sviluppare doti, capacità, forze e talenti per raggiungere poi l'obiettivo più grande, che è quello di riunirsi con amore, come nel mito di Apuleio di Amore e Psiche, che vi ho raccontato tante volte. L'anima, quando perde Psiche, come lo diceva Omero, Psiche, quando perde amore, no? Quando una goccia di cera gli cade sul dio amore, la sapete tanto, molto tipo la storia di Amore e Psiche, perde amore e lo dovrà ritrovare con consapevolezza. Quindi l'obiettivo di tutte le anime incarnate su questo pianeta, sin dalla notte dei tempi, è quello di ritrovare amore. Come lo fa? Secondo obiettivi intermedi a seconda del karma di ognuno. Quindi, per l'anima, che tu raggiunga quel lavoro o quell'amore o quella casa non è importante però la lotta che metti per raggiungere quella cosa. La lotta che metti contro le tue stesse resistenze è ciò che importa all'anima per farti sviluppare doti, capacità e talenti che poi gli serviranno per ricongiungersi con amore e psiche. Quindi gli obiettivi intermedi sono fondamentali per questo. Ti sta dicendo, in questi obiettivi intermedi, auspica a obiettivi ancora più grandi. Non voglio quell'appartamento, voglio una, che ne so, io ti faccio gli esempi, una villa sul cucuzzolo della montagna fronte mare. Non lo so, mi spiego. E la tua mente, no, ma non mica puoi permetterti, no, ma mica c'hai i soldi, no. Ti faccio esempi banali che non sono banali per farti capire di osare. E anche un altro messaggio importante di questa carta è: se ci sono talmente tanti ostacoli perché tu devi raggiungere determinati obiettivi, è perché devi farti un obiettivo ancora più grande, ok? E avere fede in quella cosa. Quindi accogli la sfida e alza lo sguardo. Accogli la sfida e alza lo sguardo. Ok. Dopo ti leggerò il rituale della buona riuscita, che è bellissimo, bellissimo. Allora, andiamo a vedere qual è il chakra interessato in questo mese per te. Qual è il chakra che viene sollecitato e interessato? Quindi qual è su cui andiamo a lavorare? Che si apre o che viene interessato in questo mese per te? Vergine. Il radicamento, il primo chakra bloccato che dobbiamo andare a sollecitare per sbloccarlo, la paura del caos.
Ve l'ho spiegato benissimo nel video sulla Kundalini, la prima parte teorica. Dovrebbe uscire qua mentre ne sto parlando. Se non esce lo trovate nella playlist yoga sciamanico. Va bene? Primo chakra, la paura del caos. Al primo chakra, come diceva il grande maestro Assaggioli, corrisponde l'uomo selvaggio e la donna primitiva. La creatività parte dal primo chakra. Il primo chakra dobbiamo vederlo come una sorta di humus creativo, un caos. E come direbbe Nietzsche, soltanto da una buona dose di caos può nascere una stella danzante. Qua abbiamo paura del caos, paura dell'imprevisto, paura della morte, paura dell'ombra, paura del femminile. Il chakra interessato che va a sbloccarsi in questo mese grazie alle pratiche è il primo, da cui può nascere la stella danzante. Smettere di avere paura del caos significa allearsi alla bellezza che ti incarna, alla realizzazione della stella danzante che sei tu, alla creatività, alla creazione di infiniti mondi, infinite possibilità. Noi abbiamo paura del caos, l'umanità ha paura del caos e ha il primo chakra completamente bloccato, quindi è soggetta dalla mente razionale, dal sistema della Matrix, a essere vittima di obiettivi mediocri, di non riuscire a desiderare, non riuscire a immaginare perché ha paura dell'inatteso, del caos, dell'imprevisto, della morte, dell'ombra, del regno octonio sotterraneo. Quindi questo è il mese in cui dobbiamo lavorare sul primo chakra. Nel video sulla Kundalini, quello che ti ho detto prima, ti insegno come si fa il Kundalini Mudra, va bene, che serve a sbloccare i primi 3 chakra, ma soprattutto il primo, smettere di avere paura del caos. Questo è il mese in cui la tua certezza principale deve essere quella che diceva Socrate: io so di non sapere. Questo è il primo chakra. La mia prima certezza è io so di non sapere. Allora, nella video della Kundalini, dello yoga sciamanico, noi con il mudra convinciamo il corpo. Convincere il corpo è importantissimo, altrimenti non si va da nessuna parte, perché quando il corpo partecipa, laddove ci sono le memorie cellulari, vengono convinte, per dirlo un po' così. Se il corpo non partecipa con il rituale, con il mudra, con le posizioni, tutto sta nella mente e allora rimuginiamo, ripetendo karma, accumulando karma, riprovandoci su altre vite, altre vite, altre vite. Questo è il momento in cui questo primo chakra va sbloccato. Io non ho paura del caos, io sono alleata del caos. Il caos è mio amico, il caos è mio fratello, il caos è l'humus creativo della mia vita. Ok? Quindi abbiamo la forza di Marte per rompere le paure del primo chakra, io so di non sapere, e moltiplicare la nostra abbondanza in questo mese. Il primo chakra quindi è il potere creativo. Senza il primo chakra bloccato, tu non puoi essere quella stella danzante, il potere creativo. Fare il mudra è fondamentale. Con la sequenza fluida dello yoga sciamanico, laddove ci riesci, tanto ti ho spiegato in quel video come si fa, però il mudra ogni giorno. Il mudra ogni giorno. Il mudra significa posizione delle mani. Partecipare il corpo con quello che ti ho detto di dire sempre in quel video. Va bene? Ok. Questo stimola questa moltiplicazione. Andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito per te. Aprile 2025. Perché queste carte mi stanno parlando che dobbiamo integrare l'accettazione del caos, perché da un po' di tempo che magari possiamo aver avuto eventi un po' traumatici che non abbiamo integrato, mi spiego? O che bisogna metterci l'attenzione, come tutto un evento divino, perché se lo portiamo da una prospettiva mentale, gli eventi che accadono non andiamo da nessuna parte, rimaniamo legati alla mappa mentale, vittime e condizionati. Qua ti vogliono creativa, creativo, vogliono che apri questo primo chakra, non avere paura del caos, dell'inatteso, dell'imprevisto, apriti a tutto, fede in tutto, perché tutto è un evento divino, tutto accade, quello che accade è necessario che accada, quello che non accade non può accadere. E quello che accade è voluto da un'armonizzazione divina, altrimenti non sarebbe accaduto. Ok. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito, cosa accade nella realtà fenomenica per te. Vergine.
2 di bastoni, 3 di denari, 4 di bastoni, una bellissima energia sul piano lavorativo, una bellissima energia sul piano lavorativo, vedo cooperazioni con qualcuno, oppure un rinnovo se sei per esempio, se hai un'attività in proprio, rinnovo dell'attività con la collaborazione e la compartecipazione di qualcun altro, anche qualcuno che ti chiede una cooperazione insieme. E 4 di bastoni vedo maggiore stabilità per te, stabilità in casa, allegria in casa. La parte lavorativa va molto bene in questo mese, mi dicono. Vedo cooperazioni e maggiore stabilità, anche una cooperazione per un doppio lavoro in casa. Vedo apertura di cammino, progetti, qualcosa che ti dà molta allegria sul profilo lavorativo. Il mondo mi parla della nuova tappa della primavera che ti porta questa gioia. Ricordiamo che qui le prime cose che dicevano era sperimenterai la gioia, ok? E ti vedo molto creativa, molto creativo, perché abbiamo Marte qua, che apre il primo chakra. Vediamo altre due. La regina di denari, sì, ti vedo stare bene sul profilo di casa, di lavoro, amministrare bene le proprie risorse, saprai cosa fare. 8 di spade, sai che c'è? È il Papa. Fammi vedere una cosa, l'8 di spade. Ti vedo bene sul profilo lavorativo, questo ti dà anche la pazienza per risolvere alcune situazioni che riguardano la tua casa. Va bene? Questo ti dà la pazienza per risolvere delle questioni legate alla tua casa. Legate alla casa. 8 di spade. Cavallo di bastoni. Ci può essere in casa una situazione un po' tesa. Un po' tesa. 7 di denari. Che energia è il cavallo di bastoni? Ah, la torre. Può succedere qualcosa che ha a che fare con questa persona qui. Paggio di bastoni, o un incontro che puoi avere in casa o con questa persona, può essere chiunque. Qua c'è la figura di questa persona che può rompere certi equilibri e quindi tu puoi stare un po' tesa. Non lo so chi è questa persona. Non lo so. Vediamo quel 4 di bastoni. La papessa. Per molti di voi la papessa mi parla di un ruolo importante anche in ambito lavorativo, sai? Un ruolo importante in ambito lavorativo che ti dà maggiore stabilità. Sì. Vediamo energia positiva. E che ti ho detto? Energia positiva 9 di denari, ci sei tu, Vergine. E anche a livello economico e lavorativo. Lavoro, situazioni che riguardano la propria stabilità, risorse, economia, va tutto bene. Alcune questioni qua riguardano questa persona qui, non so chi è, che magari rompe un equilibrio o arriva a dirti qualcosa in casa, tu hai certi dubbi o ti parla di una certa situazione con qualcuno, tu puoi essere un po' tesa. Però l'aspetto lavorativo va benissimo ed è tutto a tuo favore in questo mese. Ancora energia positiva per te. E che ti ho detto? 6 di bastoni, piena vittoria, pieno successo, riconoscimenti. Prendi anche in mano una situazione rispetto a questa situazione che può accadere con questa persona. Io credo che è possibile anche che venga a trovarti una persona che ti racconti di un disastro che c'è stato nella sua vita e tu gli darai buoni consigli. Questa può anche essere la tua stessa energia, cioè aver avuto a che fare o puoi avere a che fare con questa persona, poi la situazione però ritorna sotto controllo grazie al tuo saper farci. Può essere anche sul piano lavorativo, che hai la meglio tu, mi spiego? Fammi vedere sul 3 di denari. L'imperatrice, assolutamente. Io vedo un grande sviluppo lavorativo tra i denari e proprio il lavoro. Ti danno il posto che meriti o prendi un posto di prestigio o hai il posto che meritano le tue qualità. Lavoro da Dio. Sì. Fammi fare un'altra cosa qua. Perché va tutto bene. Fammi mettere un'altra.
Che viene dopo la regina dei denari? La papessa. Per alcune di voi c'è una persona che ti parla in casa, o ci può essere una situazione con un'altra donna in casa, dove tu saprai gestire perfettamente questa situazione. Può essere una madre, una zia, non lo so, una sorella, non lo so. Oppure qualcun altro ti parla di questa situazione qui. Sulla papessa, il carro, vedi? Può essere che arrivi una persona da te. Qua c'è la figura, oppure ti aiuta una figura femminile che ti dà ottimi consigli in casa, ti aiuta o ti parla di qualcosa funzionale a questo tuo sviluppo, mi spiego? Ok, va bene ragazzi miei e ragazzi, per ognuno è diversa, ma questo è il succo. Successo tuo personale e il tuo mese, 9 di denari sei tu, 6 di bastoni, successo personale in questo mese, dei progetti lavorativi che portano un grande sviluppo successivo, d'accordo? Ok, andiamo a vedere adesso l'amore. Allora, vediamo l'amore, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia ancora nessuno. Vediamo un po' come sta l'energia dell'amore per te, aprile 2025. Aprile 2025, energia dell'amore, una carta guida, carta guida. Il sole, bellissima energia del sole, mi parla di allegria a livello emozionale, allegria, nuove conoscenze, conoscenze che ti portano molta allegria, amicizie, il sole è proprio l'amicizia, no? Per eccellenza, la fiducia e l'amicizia, allegria, gioiosità. E qua abbiamo 2 di spade, magari dobbiamo fare una scelta in questo mese, però vedo allegria e giocosità. Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Vergine. Vergine, amore. Vergine. La stella 7 di bastoni, c'è un sogno a cui è stato messo un limite qui. La stella, o hai messo dei limiti tu a qualcuno per realizzare te stessa o te stesso? 7 di bastoni, c'è un sogno che è stato messo un limite, oppure un sogno a cui puoi mettere dei limiti, un incontro con qualcuno a cui puoi mettere dei limiti inizialmente, o ci può essere una distanza che provoca un po' di difficoltà. Vediamo di che si tratta. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo 7 di bastoni, re di coppe, la morte, l'eremita. Allora, qua abbiamo la figura di una persona, questo re di coppe, però ci sono difficoltà o limiti con questa persona. O hai messo limiti, blocchi a questa persona o sono stati messi. Abbiamo il segno di cancro, pesci, scorpione, vergine come te. Hai avuto a che fare con questa persona, però ci sono limiti, chiusure e limiti qua. Vediamo un po'. Energia attuale, amore per te, la ruota della fortuna, il destino. Al centro stesa il destino mi dice che ci sono eventi inevitabili che devono accadere nella tua vita e che stanno portando dei cambi. In questo vediamo di che natura sono questi cambi. Positivo. La giustizia al positivo ti dice che nell'amore ci sono situazioni che vanno tutte a tuo favore, eventi inevitabili. Questi eventi vanno a tuo favore, situazioni legali, anche le cose fatte bene, sono tutte a tuo favore. Quando esce la giustizia non si parla più, cioè già sono 3 arcani maggiori, ricordiamo che la prima carta c'era la felicità qua per te. In amore arriva ciò che è giusto per te, dandoti felicità. Vediamo un po' il blocco qual è. Mancanza di comunicazione o mancanza di avanzamento, oppure una distanza, 8 di bastoni al blocco. Possibile che il destino ha portato un mancato avanzamento. Che è successo qua? 10 di coppe, 8 di spade. Qua vedevo l'unione con qualcuno o situazioni
Qua vedo blocchi, qua vedo 10 di coppe, mi parla di un'unione con qualcuno, però ci sono degli eventi che stanno portando qualcosa di diverso. Oppure se non c'è nessuno, io qua vedo che in amore stavi un po' così. C'era un po' di incapacità. Ti sei condivisa con i tuoi amici, con la tua famiglia. Vediamo che succede qua perché gli scenari sono diversi, devo vedere tutta la lettura. Allora, amore aprile 2025, Vergine. Ah, la torre c'è qua. La torre. La luna. C'è un evento significativo che può farti un po'. Guarda, sono tutti arcani maggiori, eh. C'è un evento significativo qua in questo mese, una rottura inevitabile, o un qualcosa che accade, un cambio inevitabile che può generare della paura in te. Della paura, 9 di spade. Se stai già insieme a una persona o stai conoscendo qualcuno, il destino porta un evento inevitabile che ti vuole far sperimentare alcune paure. Mancanza di comunicazione da un momento all'altro, non lo so. Però è il destino a portarlo questo evento, significa che devi sperimentare un certo tipo di paure o di angosce o farti alleate le emozioni. Ricordati, c'è la giustizia a tuo favore, quindi significa che le cose si sistemano. 9 di spade e poi, wow, 2 di coppe. Succede qualcosa funzionale a qualcos'altro. Succede qualcosa funzionale a qualcos'altro. Allora, succede un disastro inevitabile che porta fortuna. Questo mi verrebbe da dire questo titolo, perché come carta abbiamo comunque il sole, carta guida, felicità, allegria. Può essere anche che c'è una persona che chiude con un matrimonio, quindi a tuo favore c'è una persona che chiude con un matrimonio per effetto del destino. E poi questa persona arriva da te, 2 di coppe. Quindi se stiamo parlando di un'altra persona, io qua vedo la rottura di un matrimonio a favore tuo che stai guardando, se questo è il tuo caso, la rottura di qualcosa a favore tuo, se questo è il tuo caso. E perché poi c'è 2 di coppe, che mi parla dell'amore condiviso. Oppure qua io vedo che potete conoscere una persona o già la state conoscendo questa persona. A un certo punto succede che non comunichi più questa persona e c'è un limite, un blocco, qualche cosa succede. Però poi si risolve. Vediamo di che mi parlano i miei tarocchi, perché qua gli scenari sono un po' diversi, però il succo è questo. La ruota della fortuna, Vergine, la ruota della fortuna, energia attuale, amore. O state già vivendo questo evento inevitabile? Vediamo, la ruota della fortuna, energia attuale, amore, Vergine. Sì, paggio di spade. State un po' sulla difensiva o non vi fidate tanto? Oppure è stato scoperto qualcosa, o verrà alla luce qualcosa, o qualcun altro, o una persona si è messa in mezzo, non lo so. O si doveva chiudere una situazione prima di iniziarne un'altra. Vediamo la giustizia al positivo. 6 di coppe, c'è il recupero di una connessione con qualcuno. Se ci sarà una rottura per una terza persona, che può essere un familiare, anche figli, amici, o più parenti, figli o parenti, si può chiudere una situazione di questa natura o si può scoprire qualcosa di una persona che si mette in mezzo, voluta dal destino però. Destino, ruota della fortuna, paggio di spade, che è una persona che può infastidire, voluta dal destino, cioè nel senso tutto accade per un ottimo fine, non ha una causa, il fine è sempre quello della liberazione finale. Sciogliere paure, attaccamenti e resistenze. Questo è il mese in cui c'è il recupero di una connessione con una persona che conosci, 6 di coppe, ma recupero di un certo spessore con la giustizia. La giustizia mi parla di risolvere questioni inerenti a terze persone, risolvere questioni inerenti a rotture, inerenti alle bugie, inerenti agli inganni, inerenti alle paure. Vediamo l'8 di bastoni. 8 di bastoni al negativo, 8 di denari, situazioni possono essere di tipo lavorativo che generano un mancato avanzamento, di tipo lavorativo. Vediamo 8 di bastoni di nuovo, 4 di spade. C'è una questione, allora qua c'è un no contact, una situazione che non avanza, una situazione dove c'è mancato impegno e a un certo punto succede qualcosa. Vediamo 8 di spade,
cavallo di bastoni, 10 di coppe, questo è paggio di bastoni, questo è cavallo di bastoni. O abbiamo avuto a che fare con una persona un po' impulsiva, un po' più immatura nel recente passato? Possono essere anche dei figli qua, o una persona molto dedita al suo benessere personale e poco alla condivisione. Vedete un po' dove vi ritrovate. Fatto sta che voi non vi fidate. Per alcune, Vediamo questa torre. Cosa succede aprile 2025? Questa torrona, vediamo. Torre. 8 di bastoni. Venite a sapere qualche cosa. L'8 sono le comunicazioni, una comunicazione shock. Venite a sapere qualche cosa riguardo una terza persona. O venite a sapere qualche cosa che genera paure, ansie o preoccupazioni. Oppure queste preoccupazioni sono della persona interessata a voi. Vediamo, sì, il Papa. O venite a sapere che qualcuno, c'è una terza persona non lo so, qua parliamo anche di matrimonio, di situazioni di questa natura. Qui si vengono a sapere delle cose, vengono alla luce delle cose. La luna. 9 di spade. Qua viene alla luce qualche cosa che genera un caos, un disastro. Vengono 8 di bastoni, comunicazioni che portano a uno contact, forse si scoprono delle cose che generano ansie e preoccupazioni di una terza persona o questioni, tu vieni a scoprire qualcosa che non ti piace. Oppure questa persona si lascia con qualcuno e tu lo vieni a sapere e qua ci recupero con te. Non so, queste sono le dinamiche in questa stesa. 9 di spade. 2 di bastoni, 2 di coppe, 2 di spade. Si dovrà fare una scelta tra te e un'altra persona, o tu dovrai scegliere tra questa persona o niente. Cioè, ragazzi, questo è un mesone. Il 2 di bastoni mi parla di dualità, il 2 di spade di nuovo dualità, 2 di coppe di nuovo dualità. Qua ci sono 2 persone, 3 persone coinvolte. Si scopre qualcosa che ha a che fare con questa dualità, qualcuno scopre qualcosa, questo genera ansie, preoccupazioni, si viene alla luce qualcosa, si scopre qualcosa. Al tuo positivo c'è la giustizia col 6 di coppe. Molte di voi questa stesa riguarda la persona di vostro interesse che è impegnata o scopre qualcosa, o questa persona scopre qualcosa di te, o tu scopri che questa persona rompe un matrimonio. O questa cosa qui è. Fammi vedere qualche altra cosa. Qual è la tua energia nei confronti di questa persona? La temperanza. Tu hai una buona energia con la temperanza, di comunicazione, di dialogo, la stella, perché ci credi. L'energia di questa persona nei tuoi confronti. 3 di denari. Vuole con l'imperatore. È possibile che qua mi parlano di situazioni lavorative, si scopre qualcosa sul piano lavorativo. Succede qualcosa sul piano lavorativo, uno scopre qualcosa, magari un'altra persona è impegnata, non lo so chi dei due. 3 di denari, l'energia di questa persona nei tuoi confronti, perché questa persona con l'energia del 3 di denari nei tuoi confronti vuole cooperare, collaborare con te. 3 di denari. 10 di bastoni, il diavolo. Secondo me è questa persona che sta tra l'incudine e il martello, 3 di denari questa persona? E il cavaliere di coppe. Questa persona vuole farti un invito d'amore, vuole cooperare con te, c'è una situazione pesante che non può più mandare giù. Si scopre qualcosa, un evento, un tradimento che questa persona, oppure la moglie di questa persona scopre questa cosa, non lo so. Però al tuo positivo c'è la giustizia. Ok, cioè al tuo positivo c'è la giustizia, è tutto a tuo favore. Per le ragazze singole e i ragazzi singoli è uguale. Qua c'è una persona. Però per le ragazze singole io credo che qua ci ha molte di voi, una persona che conoscete già o questa vita o in altre vite. Fatto sta che se è una persona nuova in questa vita sentirete un'affinità molto forte, tant'è che avete la temperanza. Ok? Beh, c'è una bella, diciamo, una bella soppopera qui. Qua abbiamo i segni del Sagittario, della Bilancia molto forti, Cancro, Pesci, Scorpione, Ariete l'avevamo visto prima, l'Acquario, Cancro,
Sì, gemelli. Ok, vediamo con l'ultima carta dei Rider White cosa ti dicono. Aprile 2025 Ariete, Ariete, vedi? Forse è un Ariete. Aprile 2025 Vergine. 4 di spade, vedi qua, prima di prendere una decisione ci si medita su, oppure ci può essere un attimo di pausa tra te e qualcuno qua, inizialmente, perché si scopre qualcosa. L'avevamo anche qua il 4 di spade, perché può essere anche da un momento all'altro non mette più sforzo, impegno, succede qualcosa o si viene a sapere qualcosa, non c'è comunicazione, si rompe qualcosa e poi dopo tu dovrai fare una scelta, insomma. Non lo so, vedete come vi risuona, perché può essere anche a specchio, vedi paggio di spade, c'è un attimo di pausa perché qualcuno scopre qualcosa, oppure si sta un po' sulla difensiva. Che viene poi? Poi c'è la stella, però mi confermano che c'è un caos delirante, e poi c'è la stella, come ogni buon finale vuole, diciamo. C'è la risoluzione, c'è la speranza. A me questa parola non mi piace, speranza, però la uso per intenderci. C'è la fede, ok? Vediamo i miei oracoli, lui e lei, cosa ci raccontano di questo Cavaliere di Coppe. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Questo Cavaliere di Coppe, vediamo. Mo ci delineano proprio il profilo energetico, così capiamo ancora meglio. Nei tuoi confronti questa persona, per capire mi sono distrutto, vedi la torre, te l'ho detto, questa, per capire questa volontà che ho nei tuoi confronti, mi sono distrutto, c'è una distruzione che avviene per capire che questa persona vuole te, vuole stare con te. Cos'altro? Il nostro è un amore infinito, sembra che stia per finire, ricordiamo 4 di spade, ma poi ricomincia sempre, ok? Ricomincia dopo che finisce qualcosa, per una fine inevitabile questa, per portare in essere qualcosa di nuovo. Allora, cos'altro? Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Questa è una persona che si rende conto di non meritare forse il tuo amore, però ne ha bisogno, tant'è che ti vedo fare una scelta, prenderti il tuo tempo, poi decidere in base a quello che la tua fede ti dice di fare, va bene? Ok. Vediamo cosa ti dice quest'altro oracolo. Vediamo. Una nuova vita, e infatti ci sarà una nuova vita in amore. Riparare, per molti di voi riparano, e poi si mettono le basi per nuovi orizzonti insieme. Bellissimo, le parche, il destino, quello che succede con questo fine inevitabile è destinato, e la ruota del destino al centro già me lo diceva, cambiamenti inevitabili funzionali a una certa evoluzione animica, una nuova vita volta a riparare e a costruire palazzi, mettere le basi per qualcosa di solido, ok? Sulla base però di una nuova consapevolezza è questa carta, ok? Wow, ragazzi, è meglio di una soppopera. E ragazzi, adesso ti leggo il rituale della buona riuscita, così hai tutta la forza in te per realizzare questo splendido, diciamo, colossal in questo mese. Allora, 27, no, Marte. Non a caso Marte, distruzione, torre, ok? Cioè, forte, si distrugge il vecchio. Allora, per questa pratica hai bisogno di una bussola, o comunque di sapere con esattezza dove si trova il nord rispetto alla tua posizione. Lo potete fare pure con Google, io lo faccio con Google con un'applicazione. Resta seduto o in piedi e per tutta la durata del rituale respira profondamente e lentamente attraverso la bocca socchiusa. Rivolgiti verso est. Entra in contatto con il tuo spirito bambina o bambino. Evoca l'immagine di te stesso da piccolo e le tue principali emozioni di allora. Ok? Quindi rivolgiti a est, vedi l'immagine tua di bambina, a occhi aperti, occhi chiusi, come preferisci, fatti guidare dall'intuizione, ed evoca l'immagine di quando eri piccola. Soprattutto ricorda i progetti, le aspirazioni che rivelavi nei tuoi giochi e nei tuoi sogni e osserva come essi hanno lavorato nel corso della tua storia. Dai alla tua bambina interiore, al bambino interiore, tutto l'amore possibile, immaginando di abbracciarlo,
Semplicemente ripeti al tuo bambino interiore: tu puoi, tu puoi, tu puoi. Ok. Poi rivolgiti verso sud, continuando a respirare dalla bocca e contemplando la forza dell'eros in te, come potenza naturale che presiede alla creatività. Liberati dai modi di pensare e dai valori comuni, i quali concorrono a creare infelicità, liberando in te la forza della creatività. Dirigi la tua mente lungo questo sentiero. Prometto di ricordare sempre che sono libera, libera, libera. Prometto di ricordare sempre che sono libera. Quindi ruota ancora fino a fronteggiare il nord e osserva la realizzazione del tuo progetto come fosse già avvenuta. Sii consapevole di tutto ciò che tale compimento significa e rivolgi questa preghiera ai fiumi, alla pioggia, alle foreste, ai lupi, agli uccelli, al sole, alla luna, all'anima selvaggia. Aiutatemi a rendere il mio progetto sempre più in armonia con la volontà universale. Infine, rivolgiti all'ovest contemplando l'impermanenza insita in ogni cosa. La direzione del tramonto è il simbolo della fugacità di tutto ciò che parte dalla dimensione sensibile. Dunque suggerisce il non attaccamento ai frutti delle azioni. Come spunto per la meditazione finale, ricorda a te stesso un passo della Bhagavad Gita, celebre poema mistico indiano, la cui stesura risale circa 5.000 anni fa, e dice: tu hai diritto all'azione, in nessun modo ai frutti dell'azione, perché essi appartengono unicamente al divino. Cioè ti sta dicendo, come ti stavo dicendo all'inizio del nostro viaggio su questo video, no? Tu hai diritto all'azione, ad andare incontro a tutti gli obiettivi che ti prefiggi, per sviluppare doti, capacità, talenti. Ma il risultato delle tue azioni non è tuo, è del divino. Perché il divino ha un obiettivo più grande di quello che i tuoi obiettivi intermedi di questa vita sono. Paradossalmente al divino, quando tu hai degli obiettivi intermedi, vuole che tu ti sforzi, lotti per raggiungerli. Lotti contro le tue stesse resistenze, non ti sforzi. La lotta è contro le proprie resistenze. Ma non importa al divino se tu lo consegui l'obiettivo oppure no, no. Al divino importa le qualità che stai sviluppando andando incontro ai tuoi obiettivi. Mi spiego? Che poi le utilizzerà per gli obiettivi finali più grandi, quelli di ritrovare amore, come nel mito di Amore e Psiche. Ok. Allora, lascia che tutto questo evochi in te, riecheggi in te questa meditazione con i punti con nord, sud, est, ovest, ok? Ti dice: in questo mese sei il custode della lotta. I tuoi avi guerrieri vegliano su di te in questo mese, come lucciole nella notte ti mostrano il cammino. Non desistere, non arrenderti, è il momento del puro impegno. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, è una stesa bomba, direi, una cosa proprio inverosimile questa stesa qui. E, vi auguro ogni gioia possibile perché questa è la tua meta. Vi auguro un magnifico lavoro in questo mese, con le pratiche, con l'attenzione cosciente. Io ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!